Ciao, sono Alice e oggi parliamo di drammi cinesi. Oggi parliamo di un dramma cinese del 2021 che si intitola Crush. Non so da dove iniziare perché ho tante cose da dire. Allora, 24 episodi. In soldoni la trama è la storia d'amore fra i due protagonisti. Lei che è una ragazza iscritta all'università di psicologia, fortemente consigliata dai genitori, soprattutto dalla madre che ha una marina di controllo di quelle proprio senza confini, e lui che è un ragazzo ipovedente molto dotato dal punto di vista musicale. Lui suona il piano ed è un compositore che compone canzoni che poi affida a vari cantanti e le sue canzoni sono ogni volta un grandissimo successo. Compone sotto pseudonimo perché ci tiene molto alla sua privacy, ha un carattere estremamente scostante dovuto anche alla sua storia personale. Lui è orfano di madre, che è morta quando lui aveva 6 anni o giù di lì, il giorno del suo compleanno, mentre era in orfanotrofio perché il padre non ha mai accettato la sua disabilità, possiamo chiamarla così, e, e quindi cioè, l'ha piazzato in orfanotrofio in un momento di difficoltà finanziaria della famiglia. Poi la famiglia nel frattempo, poi lui nel frattempo ha avuto molto successo con gli affari, però il figlio non gli ha mai perdonato questo abbandono. Non si capisce poi come vengano gestite, cioè come sia stata effettivamente la sua storia crescendo, però lui è ipovedente, non è cieco completamente, è ipovedente e la sua condizione potrebbe anche essere facilmente, tra virgolette, risolvibile, comunque risolvibile con un'operazione, un trapianto di cornea, cosa che lui però ha sempre rifiutato in una specie di ripicca contro il padre e quasi per ricordargli che la sua condizione è per il padre appunto una fonte di vergogna. E in più il padre, dopo la morte della madre, si è sposato tipo altre due o tre volte e l'ultima moglie è proprio un'amica del ragazzo perché sono praticamente coetanei e questa cosa ancora di più, c'è un'altra forma ennesima di tradimento. Lui ha un carattere, ripeto, veramente scostante. Lei lo vede in giro e si innamora ovviamente perché è oggettivamente anche un bel ragazzo e si ritrovano dopo un paio di occasioni perché lei ha il sogno di diventare una speaker radiofonica. Sogno, ripeto, ovviamente osteggiato dalla madre che invece dice no, tu devi studiare psicologia, devi diventare un insegnante come è già stato suo padre, e madre che è una persona veramente insopportabile. Allora, lei è iscritta a psicologia per soddisfare la volontà dei genitori e per laurearsi deve fare una specie di internship di stage in una scuola per bambini con difficoltà. Lui è insegnante temporaneo in questa scuola e quindi i due si rincontrano. Lei è anche grande fan del compositore e fa presto il collegamento che il protagonista è il compositore di cui lei è una grande ammiratrice. Però non è innamorata di lui perché non si innamora di lui perché è compositore, si innamora di lui prima ancora di sapere il suo alter ego, ecco. E col suo modo di fare un po' spumeggiante, col suo tampinarlo anche quando lui cerca di schienarla in ogni modo, riesce un po' a far breccia nella sua corazza. E per i primi 10 episodi loro si mettono insieme anche in maniera abbastanza lesta, cioè lei riesce diciamo a sciogliere i suoi spigoli gradualmente ma comunque in maniera costante e si mettono insieme e per i primi 10 episodi la storia sembra estremamente interessante finché dall'11° tipo al 18 succede l'universo perché la madre scopre che la figlia ha una relazione in più con una persona ipovedente
e quindi ci arriva e la vuole trascinare a casa. Cozzano perché la figlia gli dice ascoltami, lei tra l'altro è alla soglia della laurea, quindi cosa avrà, 23 anni, cioè non sono una ragazzina, dice lasciami i miei spazi. La madre praticamente la disereda, ok? In più la famiglia di lui continua a tampinarlo perché lui vada a trovare il padre. La madre di lei ha un colloquio con lui in cui gli dice peste e corna, noi non approviamo assolutamente di questa relazione, tu non sei la persona giusta per mia figlia, e gli fa praticamente capire fra le righe che lui sarà un peso per la figlia, perché la figlia si dovrà prendere cura di lui a causa della sua disabilità. Ovviamente lui non la prende benissimo, soprattutto perché lei questa cosa lui non la dice mai. Non la dice mai, ma perché per lei in realtà è nemmeno importante, anche se anche lei non è che abbia proprio le sue, non è che sia proprio una persona semplice, perché quando scopre che lui è ricco di famiglia si inalbera e non gli dice niente, si chiude in se stessa, va a stare dall'amica e non gli dice che cioè non gli dice che ci è rimasta male, che lui non gli abbia spiegato le condizioni della sua famiglia, perché poi nella sua testa lei pensa che lui pensi che lei è con lui solo per i soldi, ma da dove? Ecco, quindi ripeto, il segmento episodio 11, episodio 18 è proprio un concentrato di non comunicazione che va a complicare ancora di più una serie di disgrazie fondamentalmente che portano alla rottura, e le disgrazie sono che il padre di lei ha un'emorragia cerebrale e lei lo scopre per caso perché la madre dell'anno nemmeno glielo dice. Perché? Perché è ancora inviperita dal fatto che la figlia le abbia chiesto di starle un attimino giù di dosso. Quando lo scopre ovviamente corre subito a casa, ma nello stesso frangente anche il padre di lui ha iniziato a stare male, perché il padre di lui ha tipo un cancro da qualche parte e sembra che non abbia molto da vivere. In realtà sopravvive e arriva proprio alla fine di tutta la serie senza grossi problemi. E quindi c'è tutta anche la questione dell'eredità della grande azienda, cosa da cui lui si è sempre voluto chiamare fuori, ripeto, per ripicca verso il padre e un po' anche verso l'ex amica che si è sposata il padre. Arrivano alla vigilia, allora la protagonista dice ascoltami, andiamo a trovare la tua famiglia, ok? Dopo che ha fatto pace con la scoperta delle sue condizioni economiche molto agiate. Il problema è che il giorno prima di questo appuntamento, a cui lui accetta solo per far piacere a lei, lei riceve appunto la notizia delle condizioni disgraziate del padre, e quindi dice scusami, non posso adesso, scusati con la mia famiglia, devo tornare a casa. Ma non è che gli dice che deve tornare a casa perché il padre è tipo in ospedale e lei non sapeva niente. E quindi lui la prende malissimo, che qua vabbè. La prende malissimo e quindi fondamentalmente si lasciano male. Se non che, ripeto, nello stesso momento in cui lei è accorsa dal padre, il padre di lui ha un crollo nelle sue condizioni e lui si sente in colpa, insomma, non si sa come, però si rifiuta di mangiare. La segretaria, l'assistente di lui, che è la sorella della moglie del padre, che si è sempre un po' presa cura di lui, sia dal punto di vista professionale che personale, chiama la protagonista, dice ascolta, guarda questo qua, è successo questo e questo al padre, lui ha avuto un crollo un po' psicologico, un po' fisico e si rifiuta di mangiare, cioè per favore vieni. Lei arriva e origlia un discorso tra la matrigna e il protagonista in cui lui riporta appunto questa telefonata che ha avuto con la madre di lei in cui le diceva che sarebbe stato un peso e poi la tratta di merda. Pur sapendo il motivo postumo, ecco, per cui lei è tornata a casa. La tratta di merda e lei ci rimane male, si ubriaca e in questa notte il padre di lei muore.
Il padre di lei muore, la madre ovviamente ce l'ha su con lei perché non riesce a trovarla, tutti la cercano, ma lei è a ubriacarsi sul tetto di casa, perché ovviamente tu in una situazione del genere con il padre in un letto d'ospedale, che è vero che è stabile, però comunque ha un'emorragia cerebrale, non è che abbia proprio, cioè non è che si è rotto una gamba che dici non lo vedo oggi, lo vedo domani, è una situazione comunque un pochino delicata. Questo qua, vabbè, ci avrà i suoi motivi, avete bisticciato, ma cioè, ti ubriachi fino a perdere praticamente conoscenza, sei una rimbambita, vabbè, niente. Quindi la chiamano, tra l'altro, non ho capito se è l'amico che la chiama o chi, e gli dice tuo padre è morto, così al telefono proprio a bruciapelo, non so, un po' di, non so, di savoir-faire, di delicatezza, di tatto nella comunicazione di certe notizie. Fatto sta che lei lo vede che lui è venuto per scusarsi davanti a casa sua, lei dice non voglio più vederti e se ne vanno. Si separano per 3 anni. Lui decide finalmente di sottoporsi al trapianto di cornea e quindi torna a vedere. C'è un salto temporale di 3 anni in cui lei è tornata a casa con la madre, decide di proseguire gli studi in psicologia e tenere il lavoro della radio come un passatempo. Va in una radio locale e si chiede di fare tipo il segmento notturno, che è quello tradizionalmente un po' meno coperto, perché durante il giorno vuole portare avanti appunto quello che la madre vuole, perché siccome il padre è morto, la madre è mezza in depressione, da un certo punto di vista comprensibilmente. Da un altro certo punto di vista diciamo che manipola un po' la figlia facendo leva sui sensi di colpa perché non ha voluto fare quello che lei aveva pensato appunto per la figlia, cosa c'è veramente. Ripeto, ve la raccomando, madre dell'anno, perché poi ecco, quando il padre è ancora vivo e lei torna a casa precipitosamente dopo aver scoperto le sue condizioni, c'è la madre pure ha il coraggio di redarguirla perché dice no ma tu hai la tua vita, noi adesso ci arrangiamo con la no, ma scusami, ma come diavolo ti permetti? Cioè tu che le hai tenuto nascosto quello che è successo, cioè veramente assurda, insopportabile. E quindi poi c'è questo, ripeto, c'è questo salto temporaneo di 3 anni in cui lui, che già non aveva proprio una personalità tra le più facili, diventa praticamente un mezzo psicopatico. E cosa si scopre? Allora lui la rincontra e si ripropone nella vita di lei praticamente come uno stalker. Bello proprio, al romanticismo che cola proprio dalla trama. Si scopre che durante i 3 anni passati lui in realtà l'ha sempre tenuta d'occhio, che era raccapricciante. E se non che vabbè, alla fine si rimettono insieme e attenzione perché veramente c'è questo dramma, scava proprio le classifiche. Quando uno pensa, oddio, cioè stiamo peggiorando e pensa di aver toccato il fondo, no, gli sceneggiatori riescono proprio a scavare ancora un gradino più basso. Lei ha tipo 3 amici stretti, diciamo. Una coppia che sono gli amici di infanzia con cui all'inizio c'è un po' di maretta per scoprire che questi due sono innamorati e non gliel'hanno detto e quindi lei si sente un po' tagliata fuori e ci rimane male. E questi due, insomma, con un po' di tira e molla alla fine si mettono insieme perché la parte femminile di questa coppia è una di quelle che ha una situazione familiare un po' disagiata, con una nonna ormai anziana e fragile e una madre che va e viene nella sua vita e spesso si ripresenta solo per chiederle dei soldi. Però il problema, cioè questo non è la cosa peggiore è che lei proprio sente il suo disagio e lo fa pesare anche agli altri. No, io devo crescere, no, voi non capite, bisogna a un certo punto affrontare la realtà, cioè proprio è una di quelle persone che appesantisce i propri problemi sugli altri, quindi cioè, a me non è piaciuta per niente. Vabbè, insomma niente, questi due qua, e quindi ecco, a causa di questo appesantimento dei suoi problemi fa un sacco di difficoltà a mettersi con l'amico
perché loro tre vengono dallo stesso paese, quindi è per questo che sono amici di infanzia. Fa difficoltà, pur essendo innamorata di questo ragazzo, a stare con lui perché no, non posso imporgli le mie condizioni familiari. Cioè, ho capito, hai parlato con lui di cosa è disposto a fare, se vuole prendersi questa responsabilità. Cioè, da una parte è comprensibile la sua fatica, la sua riluttanza a lasciarsi andare. Però dall'altra parte, ragazza mia, non è che ti puoi costruire tutti i problemi e darti tutte le risposte ai problemi che pensi di farti. Cioè, lascia un po' anche che gli altri interloquiscano con te riguardo a questi problemi. E infatti poi alla fine si sposano e cioè la cosa, diciamo, si stempera in un niente. La protagonista, dicevo, a parte questi due amici, ha anche una coinquilina che mi sembra il personaggio più centrato di tutta la serie. Perché? All'inizio, quando lei si inalbera scoprendo la situazione economica di lui, lei, la coinquilina, un po' fa il grillo parlante, la voce della ragione. E, e le dice: ma non è che tu te la sei presa tanto, perché prima pensavi di essere in una posizione un po' dominante col fatto che lui comunque è ipovedente, avresti dovuto aiutarlo e quindi ti sentivi comunque in una posizione di vantaggio, e adesso invece, scoprendo che lui ha tutti i mezzi per vivere bene anche senza di te, ti senti in inferiorità? Hai capito, la coinquilina? E poi via via, cioè ogni volta che la protagonista si lascia andare a dei voli pindarici su cose riguardanti la relazione, di cui si è fatta il problema e si è data la soluzione senza però interfacciarsi con l'altra parte, la coinquilina è quella che la porta un po' con i piedi per terra. Questa coinquilina ha la fobia degli ascensori. Lei non va in ascensore, quindi cioè si fa proprio piani di scale su piani di scale. Una sera, dopo che siamo nel momento in cui mi sembra sia appena morto il padre di lei, della protagonista, e quindi lei ha deciso di ritornare, si sono piantati male col protagonista e lei ha deciso di tornare nel suo paese natale per stare vicino alla madre. E loro due sono a casa dei due amici che finalmente hanno deciso di andare a convivere in una delle varie fasi, perché poi si mollano, si prendono, eccetera, eccetera, poi alla fine si sposano per fortuna, cioè liberando la terra da due schegge impazzite come sono. Stanno per tornare a casa, la porta delle scale è bloccata. Allora entrano in ascensore, nonostante, ripeto, la coinquilina abbia veramente la fobia, cioè soffre di attacchi di panico quando va in ascensore. La protagonista dice: ci sono qua io con te, vedrai che non succede niente, c'è un guasto, e la protagonista si risveglia poi in ospedale con una grossa benda sulla fronte. Però poi, ecco, quando torna a casa sembra che lei poi, dopo un periodo iniziale con la madre, torni a vivere con questa coinquilina. Ci sono proprio dei dialoghi con questa coinquilina, finché non si scopre, puntata numero 21 mi sembra, su 24, che in realtà durante questo incidente in ascensore la coinquilina è morta. E quindi la protagonista è stata vittima di queste allucinazioni, probabilmente dovute alla depressione per la perdita dell'amica, che ricalca una situazione che lei ha già vissuto all'infanzia, che viene solo accennata, in cui lei ha perso un amico, un'amica vicino a lei, ed era la ragione per cui le canzoni del protagonista l'avevano molto aiutata. Ecco, lei ha praticamente affrontato questa nuova perdita, creandosi un'allucinazione per riuscire a venire a patti con la realtà. Però questa cosa, cioè, viene messa lì con tutti intorno a lei che dicono: sì, no, vabbè, cerchiamo di assecondarla un po' in questa sua illusione perché pian piano riesca a superarla. Sì, però se non le fai affrontare un percorso terapeutico per la gestione del lutto, come pensi che esca da questa cosa? Tra l'altro, ripeto, cioè, ricordo, laureata in psicologia, è vero che lei è più sull'infanzia, con i bambini, eccetera, eccetera, però non è proprio una che è a digiuno
dalla conoscenza di questo tipo di problematiche. E non dico questo per dire che siccome è laureata in psicologia lei non dovrebbe soffrire di queste cose, non sto dicendo questo, perché poi la gestione degli eventi luttuosi ognuno la affronta in maniera personale. Quello che sto dicendo è che lei, ok, ma fino a un certo punto, ma soprattutto le persone che le sono a fianco la lasciano un po', secondo me, in balia di se stessa riguardo a questa cosa, invece di accompagnarla in un percorso invece strutturato e seguito da professionisti. E il protagonista quando scopre questa cosa, perché lui pensa che l'amica ancora ci sia, le dicono no guarda che l'amica è morta e lei cioè, praticamente sta vivendo questa realtà parallela per cercare di venire a patti appunto con la realtà, cade un po' dal pero. Vabbè, niente, ripeto, allora un dramma che parte molto bene e poi precipita a più riprese, ripeto, proprio scavando il fondo del peggio. Ci sono rimasta malissimo. Non sono neanche riuscita cioè, avrei dovuto abbandonarlo, me ne rendo conto, però avevo già pubblicato il video sui drammi che avevo abbandonato e quindi ho dovuto portarlo a termine, no? Faccio fatica veramente a lasciarli, ad abbandonare i drammi. In più avevo letto opinioni contrastanti che vacillavano, no? Tra il dramma più bello che io abbia mai visto e ma no, cioè questo qua, soprattutto da quando lui recupera la vista, diventa il classico CEO stronzo e arrogante. In realtà lui è sempre stato un po' stronzo, ha sempre avuto questa personalità un po' scostante, però oggettivamente da quando riprende la vista cioè peggiora in maniera esponenziale. Ma in più anche certi snodi di trama, certe scelte di sceneggiatura che non sono sostenute poi da uno sviluppo all'altezza, cioè vengono messi lì, cioè anche questa rivelazione che l'amica, la migliore amica di lei, una delle migliori amiche di lei è morta e lei sta vivendo praticamente un'illusione, viene messa lì ma proprio più come elemento shock che come, ok, questa è una problematica e adesso vi faccio vedere come i due si sostengono per riuscire a portarla, per riuscire a risolverla. No, così, wow. Sono rimasta basita, posso dirlo, perché, ripeto, è proprio una spirale discendente continua. E io onestamente non so se consigliarvelo come drama, non so, cioè da una mancanza di comunicazione veramente viscerale che acuisce dei problemi oggettivi fino alla gestione voluta dagli sceneggiatori, degli scenari, di scenari diciamo difficili gestiti nel peggiore dei modi e con con i peggiori sviluppi, perché non vanno però di pari passo, che non vengono gestiti però con una crescita dei personaggi corrispondente. Allora lui fa, secondo me, un'evoluzione in negativo. Lei rimane un po' sempre sullo stesso piano, un po' sempre piatta. Non lo so, cioè sono rimasta proprio basita. Perché la premessa, secondo me, le premesse erano molto interessanti e avrebbero potuto fare un bel dramma, viste le peculiarità dei personaggi. Loro due come attori riescono a rendere le caratteristiche in maniera credibile, però c'è proprio la trama che proprio cola a picco, si sgretola e proprio scava poi anche verso il basso. Non lo so, vedete voi, io vi lascio la libertà. Non so se reinvestirei il mio tempo in un dramma del genere, onestamente, perché mi ha proprio lasciato l'amaro in bocca. Crash 2021. Le clip sono interessanti, il peccato è proprio poi il dramma nella sua interezza. Mi fermo per oggi
Vi auguro buona giornata e alla prossima. Ciao!